Eccolo là, hai sentito? Eccolo là. Un'altra persona sarebbe. E quindi questo No, vabbè. sono negatevoli, ok? No. Sei diventata super forte. Bellissimo. Me la dai la... Vedi, No, super. vabbè. Non ce la puoi fare mai poi mai. Oddio, ce la fa Ce la pure. faccio. Ce la fai? Allora, non hai problema effettivo della lingua, ma della sua catena. Spingi, 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 spingi. Toccati il naso, 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 naso. Eccolo là. Hai visto? Eccolo là. Hai visto? In teoria, esatto, come ha visto il... Super emozionante proprio. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Marica che viene da noi per una problematica di cervicalgia cronica. Vediamo un pochino l'assetto posturale che già mi dice qualcosa. Mettiti guarda bene dritta. Intanto al solito testiamo la mobilità base che c'è, non è così problematica sulla destra. Sulla sinistra sì, vedi che non giri bene, il naso dovrebbe arrivare, vedi, sulla spalla e non ci arriva affatto. Fallo tu anche da destra, guarda, senza muovere le spalle. Qua va molto meglio, vedi? Poi chiaramente forzando, guarda, lascia morbida, qua arriva proprio fino alla fine e qua assolutamente no, vedi che si blocca, ok? Questo sicuramente è parte del tuo problema. Ora io la prima cosa che noto, guarda, mettiti sopra questo tappetino, ok? Girati verso di qua. Allora io mi metto in questa posizione, la prima cosa che noto, ok? È una postura particolare, le scapole alate, il bacino molto in avanti, anche se sei vedi molto magra, hai comunque il pancino come se avesse proprio il pancino in avanti, no? Le ginocchia iperestese e la tendenza visiva ma non reale, lo assicuro io, che del piede apparentemente piatto, in realtà non lo è affatto, ok? È semplicemente apparentemente più diciamo ributtato all'indentro. Questo è un problema specifico paradossalmente della lingua che ora ti dimostrerò, ok? Perché si chiama probabilmente deglutizione atipica. Immagino che tu abbia la scoliosi o almeno una leggera scoliosi e che abbia, hai messo mai l'apparecchio? Sì. Perfetto, per la seconda classe sicuramente dentale, sicuramente avevi una retrusione mandibolare, ho ragione? Esatto, questo è molto comune e ti porta spesso delle disfunzioni di tensione della catena della lingua, che pensa è una catena muscolare che arriva fino agli alluci e ai pollici, passando per la linea centrale, ok? Questa tensione la si può notare subito con queste posture specifiche, ok? Ora noi eseguiremo dei test particolari, ricostruiremo la tua struttura col 3D, ok? Con l'intelligenza artificiale e avremo modo di vedere quindi su uno schermo, ok, tutta la tua postura e addirittura le disfunzionalità muscolari, ok? La prima cosa che vorrei farti vedere è questo, ti metti più indietro per favore, spingi in alto, forte forte, ok, solleva la gamba destra, spingi in alto, no, solleva, spingi in alto, non c'è niente, vedi? Solleva l'altra, spingi, non c'è niente, ma se ti chiedo di spingere con la tua lingua di qua, spingi in alto, cedi subito, vedi? Spingi di là, spingi e cedi subito, perché è una disfunzione della lingua, ok? Era solo per farti capire. Cerca di toccare il naso con la lingua, non ce la puoi fare mai poi mai, oddio, ce la fa pure. Fallo per favore, spingi. Interessante, ma comunque cedi, va bene? Mi fai vedere per piacere La lingua? no, inghiotti. Ok, scusa un secondo, vediamo se intanto c'è effettivamente una disfunzione della lingua, quindi di deglutizione o della catena muscolare della lingua, che sono due cose diverse. Cerca di inghiottire, ce la fai? Allora, non hai problema effettivo della lingua, ma della sua catena, ok? Quindi la catena della lingua, se tu la muovi, ti fa cedere un po' tutto, però non hai una vera problematica, perché forse hai anche messo l'apparecchio, che certe cose sicuramente le avrà corrette. Ti faccio rimanere esattamente per come sei, vedi che ci sono dei quadratini, ok? Rimani ferma qui, per piacere. Stai bene dritta, non muovere né testa né braccia. Ora girati verso la porta, per favore, tutta, dritta, ferma,
Continua il giro, bravissima, sì, dritta. Perfetto, da questa posizione per piacere Marica metti le mani sulle cosce davanti, ok? Abbassa la testa, abbassa proprio come per, esatto, toccando quasi il tuo sterno e vai leggermente giù come per toccarti i piedi finché non ti dico io. Stop, rimani in questa posizione, abbassa la testa. Ti ringrazio. Allora, vediamo un pochino che cosa vede il nostro macchinario motifisio. Vieni pure se vuoi, così ti mostro la tua postura, ok? Sullo schermo grande così si vede bene. In soli 30 secondi praticamente lui riesce a mostrarti tutta, ok, la struttura realmente dalla testa ai piedi, ricostruita, ovviamente non è una radiografia ma ricostruita tridimensionalmente, e poi ti riesce addirittura con l'intelligenza artificiale a mostrare i muscoli deboli e in ipertono, che è una cosa molto innovativa e particolare. Inoltre ti manderà già automaticamente via email un mese di esercizi personalizzati per questa tua postura, quindi è eccezionale. Certo, per le mie scapole. Esatto, però ti faccio vedere una cosa ancora più interessante, eccola qua, vedi che esattamente per come sei e si vede la tua scoliosi, vedi che è molto interessante. Non è molto leggera comunque. C'è. Beh, quando ci sono queste problematiche è sempre una problematica legata a delle disfunzioni legate all'atteggiamento del cranio. Noi in osteopatia le studiamo, non sono patologiche, ti portano però in certi casi la scoliosi più o meno importante, ok? In questo caso diciamo che la tua disfunzionalità ti può portare delle scoliosi medie, ok? Nel senso abbastanza visibili, ecco, ma non super patologiche. Non sembra che tu abbia delle problematiche del bacino, infatti effettivamente non è neanche in rosso e non ci sono grossi cambiamenti, però ti posso fare vedere, esatto, ti posso fare vedere come dovrebbe essere, vedi? E com'è. Un'altra persona sarebbe. E quindi questo noi lo dobbiamo aiutare, cioè dobbiamo cercare un po' di diminuire almeno l'aspetto delle curve. Chiaramente una scoliosi patologica non può essere tolta solo con l'intervento delle mani, assolutamente, però ti assicuro che invece si può aiutare tantissimo dal punto di vista della mobilità e soprattutto evitando poi i tuoi dolori, ovviamente. Guardiamo adesso i tuoi muscoli, ok? Sono molto meglio di come mi potessi aspettare con la scoliosi, giusto? Okay. Effettivamente si nota quella debolezza della catena anteriore, soprattutto ti dirò sul lato destro, poi lo vediamo dopo con dei test specifici. Infatti vedi che ci sono proprio anche i muscoli addominali che sono super deboli, soprattutto appunto anche a livello profondo sulla parte destra, che si nota poi vedi anche a livello dei muscoli sternocleidomastoidei del collo, va bene? Sì, Che sono più che altro deboli sul lato destro, ok? Questo lo voglio attenzionare. Per quanto riguarda le tue gambe abbiamo delle debolezze importanti sui adduttori, ok? Sui diciamo vasti mediali del quadricipite. Il vasto mediale è il muscolo, uno dei 4 muscoli che formano il muscolo grande quadricipite, e sono 4 muscoli che poi si agganciano tutti con un solo, esatto, un unico tendine, e questo mi spinge a pensare che potresti avere nel tempo dei problemi alle rotule, e quindi io le voglio prevenire, ok? Anche con gli esercizi che ti verranno dati dovremo prevenire addirittura queste cose per poi la tua vecchiaia, c'è tanto tempo, quindi hai voglia di curare bene questa struttura. Abbiamo una debolezza dei glutei e degli ischiocrurali, sicuramente ti verranno dati appunto degli esercizi legati anche a queste strutture. Va bene? Detto questo, ti chiedo cortesemente di metterti seduta qui verso di là. Grazie. Controllerò innanzitutto se ci sono degli squilibri neuromuscolari legati alla cervicale, perché ci sono dei blocchi, niente di particolare, però semplicemente possiamo rinforzare dei muscoli. Mi mantieni le dita aperte per favore? Bene bene, le dita, così, aperte. Tieni forte, non mi fare vincere, forte forte, ottimo, chiudi, non mi fare vincere, ok? Spingi in basso tutte e 2 le braccia, in alto, va benissimo, qua non c'è niente, spingi in alto, 0, resisti alla mia forza, qua,
Allora, non hai assolutamente alcun tipo di debolezza muscolare legata alle radici nervose della cervicale, quindi proprio da questo punto di vista ottimo. Giù la testa, spingi la testa in basso. Non hai debolezze legate anche al fatto che magari potevi stringere i denti e avere delle problematiche di bruxismo eccetera, quindi non c'è niente di tutto ciò. Testiamo gli sternocleidomastoidei, che sono questi muscolacci che collegano, vedi, questa struttura dell'osso temporale che si chiama mastoide con la clavicola e lo sterno. Mantieni così, e anche il braccio per favore me lo mantieni qui, spingi la testa in basso, qua sei abbastanza stabile. Andiamo dall'altro lato, il lato destro, mantieni così per favore, spingi, aspetta, la testa in basso, e qua in teoria esatto come ha visto il programma, giusto per dimostrare che il programma non ci stava prendendo in giro. Effettivamente ha notato subito che c'era una debolezza, solo per dimostrarti che effettivamente è vero. Ora la cosa che voglio fare è questa, ti metti un pochino più indietro, ti dispiace? No, giusto. A posto. Le mani le metti così, ok? Spingi con la lingua al lato sinistro per favore e lasciami muovere un po' questa cervicale. Spingi, 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 brava. Spingi, 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 spingi. Brava, brava. Ora toccati il naso, 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 naso. Sì, è strano. Metti la lingua di nuovo a sinistra, brava, spingi, 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 sentirai un click adesso, lascia morbida la lingua, eccolo là, hai visto? Ora mi porti per favore la lingua che spinge verso la destra, grazie, morbida, morbida, brava, 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 morbida, 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 morbida. Tocca il naso, tocca il naso, tocca il naso, tocca il naso, morbida di nuovo a destra, morbida, morbida, rilassa la lingua, eccola là, hai visto? Adesso se noi giriamo, scusami, la testa a sinistra gira super perfetta, va bene? E questo già ci aiuta, a destra già girava bene ma ora gira ancora meglio, ok? Ti chiedo per favore di venire a pancia in su. Bene, bene, ok. Vediamo, testando due muscoli differenti della stessa catena muscolare, ok? Se c'è effettivamente una debolezza di questa catena, ci sarà, ok? Ti chiedo, guarda, ti testo il primo muscolo da solo, spingi in alto, che è fortissimo, ok? E l'altro muscolo che già abbiamo testato, spingi in alto, fortissimo. Se li testiamo però insieme, mantieni così, spingi tutti e due in alto, sono mega deboli, ok? È una questione proprio legata non tanto al muscolo singolo ma alla totalità della catena. Fammi vedere l'alto per favore, spingi in alto, questo peggio di peggio, ok? Quindi ti chiedo cortesemente di mantenere la testa in su e la gamba qua, è un po' difficile ma ce la farai. Io rinforzerò attraverso i fusi neuromuscolari, vedi qui, portando, vedi, le fibre del muscolo dall'interno verso l'esterno, tutta la catena, perché sì, io stimolo un muscolo, però fidati, guarda, spingi in alto, adesso sei diventata super forte. Bellissimo. Me la dai l'altro per favore, così. 1, 2, 3, 4, 5, spingi in alto ed è vedi, super super forte, ok? Questo è un po' di magia. Non avevamo nulla di particolare ai piedi, però arriva questa catena fino agli alluci, quindi voglio testarne, ok, la mobilità. Quindi qua sembra più o meno lo stesso, vediamo un po' anche qua. Qui non ci sono restrizioni assolutamente di mobilità, forse soltanto un pochino qui sul piede sinistro. Morbida, eccola là, grazie. Morbida, aspetta, eccola là. Liberiamo comunque le dita che ci aiuta sempre, perfetto. Adesso ti devo chiedere invece la stessa cosa per le mani, perché anche qui arriva questa catena, capito? Quindi sbloccheremo anche l'aspetto proprio legato ai pollici e alle sue strutture anche ossee, di conseguenza legate, no? Alla struttura del pollice. Ecco fatto, morbida, ecco fatto, morbida. Vediamo, dammi l'altro dito, qua c'è più restrizione, vedi che dai più fastidio qua, morbida, ecco, scusa,
L'hai sentito? Adesso va alla grande, ok? Bellissimo. Mi dai tutte e due le mani, tocca le spalle forti forte, non le staccare, ok? Mi dai la testa per favore, fai un respirone, butta totalmente l'aria, fuori morbida, rilassa, rilassa, rilassa. Oh, no, vabbè. Super bello, vedi? Bellissimo. Ti metti a pancia in giù per favore? Ok, allora fammi vedere un attimo la tua colonna vertebrale. Ok. Faccio mettere, guarda, così. Esatto. Mi fai un respirone? Butta l'aria. Ecco fatto. Il bacino è perfetto, non ha assolutamente alcun tipo di dismetria, come ti avevo già detto prima. Morbida morbida. Esatto, morbida morbida. Bravissimo. Qui tutto perfetto. Ti metti sul fianco verso di qua per piacere. Per il fianco sinistro. Benissimo. Stai giù, bravo. 1 e 2. Mi dai per favore, esatto, il braccio. Tocca qui, tieniti bene, morbida morbida, spingi con la spalla leggermente in avanti e ora con il bacino leggermente indietro insieme. 1, 2, 3, lascia morbida, morbida. Eccola, ora che meraviglia. Di là. Mi sentirò nuova dopo. Ti mantieni in questa posizione per favore. 1 e 2. Mantieni le braccia bene forti. Allora, spingi un po' con la spalla in avanti e un po' il bacino indietro. Brava. 1, 2, 3, lascia morbida. Eccola, hai visto? Vieni per favore seduta. E ora piano piano in piedi. In piedi. Ti riposizioni qui e girati verso di me per favore. Mi ridai le braccia. Spingi in alto. Super. Spingi con la lingua alla tua destra, spingi e non c'è di più, dall'altro lato, spingi e non c'è di più, toccati il naso, spingi, super, emozionante proprio, emozionante, va bene, va benissimo. Giriamo la testa a sinistra che girerà alla grande, vedi? Sì. Lo fai anche tu stessa da sola per favore, destra e sinistra sono uguali, ok? Assolutamente. Tirerò un po' le orecchie, aspetta un po'.
Eccolo là, hai sentito? Questo Questa non la sapevo. Aiuta un po' nell'equilibrio, pure le orecchie possono scrocchiare. Eccolo là. Morto. Carissima Marica, sono felicissimo Grazie di averti mille, aiutato. grazie a te, veramente. Grazie per aver scelto il mio studio. Grazie. A presto.